Salve a tutti, sono Gianluca Landi e in questo video vi mostro gli indicatori e i grafici proprietari e straordinari di ScoreTrend Tennis. Potete fare la prova sino a lunedì 3 agosto e poi questi indicatori saranno inseriti nell'abbonamento Tennis Elite. E vi mostro subito alcuni miglioramenti che abbiamo fatto, che reputo davvero ottimi, straordinari, e poi i grafici come funzionano. Andiamo subito a ScoreTrend Tennis. Ok, vedete qui sopra è Score Trend Tennis. Allora abbiamo aggiunto le quote, come vedete, start, pre-match, live per tutte le partite e facendo anche vedere qual è la caduta di quota, quindi il drop. Vedete qui sopra vi dice subito, allora ricordiamoci che se il campo è rosso il favorito è il player 2, che ve lo dice anche qui sopra, c'è la quota, vedete la quota di partenza e la quota in questo momento. Adesso 1,67, c'è una leggerissima differenza di quote perché probabilmente nel database l'abbiamo con i decimali e vedete c'è questo leggera, dice che leggera è scesa, la quota sembra uguale. Il motivo è semplicemente questo. Prendiamo qualsiasi altro tennista, vedete è partito a 1,62, 1,44, 2,20, 2,63 e subito vi rendete conto se c'è stato un abbassamento di quota. Poi a breve metteremo anche i grafici delle quote start, pre-match e live. Intanto avete già questa cosa che secondo me è davvero ottima, avete anche le quote. Soprattutto quando vi arrivano gli alert di ScoreTrend, potete cliccare sul link e andate a vedere subito queste informazioni che sono esagerate. Abbiamo introdotto anche vicino alle partite le diciture Exchange e X. Andate su Exchange e cosa vi trovate? Vi trovate i grafici delle quote, ovviamente devono esserci un po' di andamento tipo questo, vedete l'1x2 e poi trovate dentro 7 winner, 7 betting, 7-2 winner e tutto quello che c'è. Per il momento le quote sono ritardate di circa una quarantina di secondi, qualcosa del genere, perché dobbiamo fare il lavoro, come ho sempre detto, dello scanner volumi, dove abbiamo le quote e dobbiamo fare, diciamo, degli aggiustamenti del database. Tutto il lavoro del tennis, soprattutto dello scanner TFI, che è qualcosa di grandioso, che è andato in abbonamento, ci ha portato via da febbraio a lavorare tutti i giorni a questo progetto. E quindi abbiamo rallentato diverse altre cose che riprendiamo adesso dopo qualche giorno di vacanza. Comunque vi trovate i grafici e le quote e change dentro le varie partite. Quindi queste sono, diciamo, le modifiche abbastanza importanti che abbiamo fatto ultimamente e che hanno reso ScoreTrend Tennis un prodotto davvero davvero speciale e che non ha uguali. Andiamo a vedere subito i grafici, come si utilizzano e come usarli al meglio. Prendiamo per esempio questa partita a caso, vado live performance e clicco su questa icona e mi si apre sulla destra e vado subito a live performance. Live, i grafici hanno la visualizzazione dettaglio o tutta la partita. Se io voglio vedere la foto attuale di tutta la partita, metto tutto e ho tutta la partita. E qui sotto ci stanno i game. Il live performance è un indicatore per me davvero straordinario che abbiamo fatto e vi va ad anticipare i movimenti diciamo, della partita. Vi dice in quel momento qual è il giocatore che sta giocando meglio e quindi vedete come in questo caso era partito molto bene il giocatore 1, stava giocando inizialmente meglio i primi game, poi il giocatore 2 invece stava facendo malissimo, il giocatore 2 è salito, il giocatore 1 piano piano è sceso, vedete che il trend si vedeva, il set 1 ha vinto il giocatore 1 6-2 e nel set invece 2, ma già ci anticipava, è andato sta vincendo 2-5 il player 2. E vedete questo il nostro indicatore, questi segnali ve le sta dando, ve le dava in anticipo, ok? Vedete quindi questa cosa e vi fa vedere i grafici in anticipo. Quindi è davvero, secondo me, tanta roba. Quindi ci dà un'idea di chi sta giocando meglio in quel momento, indipendentemente poi dal punteggio. E ripeto, va ad anticipare il punteggio se incominciate a leggerlo e a capirlo bene.
potete mettere tutto, dettaglio, se volete essere più specifici e vi spostate e in alto ci stanno i valori, oppure mettere un'altra cosa, il differenziale, quindi togliete P1 e P2 e avete il differenziale dei due giocatori, quindi vedete che sta andando, qui il differenziale vi fa vedere dove va il differenziale tra i due giocatori, dove si sta spostando. Ok? Se preferite P1 e P2 fate in questo modo e lo mettete. Quindi è un indicatore per me straordinario. Poi abbiamo gli altri grafici e sono questi. Guardiamo il primo, cerchiamo di non confonderci, tolgo gli altri così non ci si confonde. Win probability, cosa ci dà? Ci dà la probabilità che il giocatore vinca la partita, ma questo game per game. Quindi è chiaro che il giocatore 1 all'inizio della partita, nei primi game, stava facendo alla grandissima, e qua ci dà il 100%, ma non è che come qualcuno mi ha preso e io ho fatto perché mi dava il 100%. E questo è il livello di alcune persone. È chiaro che in quel momento lui sta giocando bene e ti dà la percentuale di vittoria, poi in base all'andamento questa scende. Ecco perché va usato questo con gli altri indicatori. È questo, quindi l'unione degli altri indicatori ci fa capire meglio dove va la partita, ma non solamente questo dopo 2 game che ci dice il 100%. Poi se vado a mettere qua odds win, lui ci dice la probabilità di vittoria del set, quindi questa è collegata a tutta la partita. Questa linea tratteggiata ci dà la probabilità di vincere del set corrente e vedete che sono cose diverse. Quindi vedete per esempio la linea adesso è andata tutta si è spostata tutta sullo 0, quindi va non più sul player 1 ma sul player 2. Perché? Perché sta vincendo 2-5 il secondo set, è andato tutto giù. Questo si riferisce al 7, questa è la partita totale. Adesso siamo intorno al 50% perché siamo un 7-1. Quindi la prima parte da 50 andare al 100 si riferisce al player 1. Sotto la linea del 50 andando verso lo 0 va al player 2. Ok? È semplice, ripeto, da capire. Poi andiamo a quest'altro indicatore, tolgo questo per il momento, che il serve power. Questo indicatore cosa ci dice? Ci dice quale dei giocatori sta servendo e battendo e servendo meglio. Quindi più la barra è elevata, colorata blu, vuol dire che sta battendo il player 1, più al 100% vuol dire che sta servendo benissimo e vedete che non c'è neanche qui la barra del player 2 che riceve. Vuol dire che il tennista 1 nel game 2 è andato veramente alla grande, ha battuto fortissimamente. Guardate già qui per esempio il primo game, cosa c'era? C'era una piccola barra, vedete, sotto il 50% del player 2, quindi stava servendo maluccio, e invece stava rispondendo perché era sopra il 50% il player 1. Quindi alta questa barra colorata blu vuol dire che sta servendo il player 1, e quando invece c'è sotto il player 2 è il contrario. Guardate cosa succede, vedete che nel primo set aveva la barra blu colorata molto elevata il player 1 e riceveva anche bene, vedete queste barre quando riceve di un colore più sottile. Nel 7-2 guardate come si è invertito, la barra rossa servizio player 2 è andata giù molto vicino al 100%, vuol dire che serviva bene, e il player 1 invece che prima riceveva bene è andato a ricevere male, e infatti cosa è successo? Ha vinto il secondo set 2-6. Quindi qui sopra vi dà l'idea del servizio, della potenza del servizio e la ricezione. Ok? Questo indicatore ci serve per capire poi il break, che vediamo, la previsione del break, perché più è alta la barra diciamo blu colorata maggiormente, vuol dire che il tennista sta battendo,
Più è piccola la barra e vuol dire che più il tennista sta tenendo il servizio senza problemi. Più la barra di chi batte si assottiglia, va intorno al 60%, si abbassa sotto 70, 60, e più invece la barra di chi risponde aumenta e va vicino al 50%, aumenta, è molto più facile che arrivi il break. Questo è un grande indicatore per il break, unito all'altro indicatore che è lo stress index che sta sotto. Cosa ci dà l'indicazione dello stress index? Non ci interessa il valore assoluto, ci interessa il differenziale, lo spread tra i due, perché più aumenta il divario qui sopra, più vuol dire che il tennista si sta, tra virgolette, affaticando, tiene conto di tanti fattori. Questo indicatore potrebbe divergere dall'andamento della partita, potrebbe, come succedere, che il tennista 1, anche se più, tra virgolette, affaticato, sta vincendo bene la partita, mentre la probabilità, il tennis trend che vediamo vanno nella direzione di chi sta vincendo. Può succedere, per esempio, che lo stress index possa anche divergere, ok? Sono degli indicatori leggermente diversi dal punto di vista della logica. Uno dice vanno nella direzione, in genere tutti vanno così, però in alcuni casi potrebbero anche leggermente divergere, ok? Se io metto break prediction, appare un triangolino che ci dice dove sta sopra, se è possibile che arrivi il break per quel tennista qui che sta battendo. Vedete, allora, ci sono i colori, li trovate nella guida di Score Trend che vi arriva nelle notifiche, oppure lo trovate all'interno delle mail che vi arriva con il piano, oppure lo trovate all'interno dell'articolo e articoli che ho fatto in bettingexchange.net riguardo a tennis di Score Trend. Ci sono tanti modi per ottenere la guida in PDF con tutto quello che ci ha spiegato. I triangolini hanno colori diversi, quindi hanno giallo, arancio e rosso. Quindi se il triangolino è rosso vuol dire che c'è una probabilità superiore al 60% ed è molto probabile che arrivi il break. E anche l'arancione. Più il triangolino è grande, più c'è probabilità. Vedete, per esempio, in questo caso ne sono venuti 3. Nei primi 2 ci ha preso il break, vedete, giallo e poi arancione. Il terzo qui sopra non ha invece preso il break, quindi ha predetto 2 break su 3. E scusate se è tanta roba, noi almeno abbiamo questi indicatori, altri si sognano lontanamente di dare queste indicazioni che c'è invece in Score Trend Tennis. Quindi questo è il funzionamento e poi se c'è la spunta verde vuol dire che il break è stato preso, così vi rendete subito conto, e ovviamente arriva fuori durante la partita, durante il match vi viene messo fuori quando c'è la condizione che è possibile il break, ok? Poi dovete vedere anche altre cose per il break, anche il tennis trend è spiegato tutto nella guida in PDF mi sembra di una ventina di 15 pagine che spiega tutto sui nostri indicatori. Andiamo poi a vedere qui sopra il tennis trend, ok? Ora tolgo questi due, almeno non ci confondiamo. Il tennis trend per me è un altro indicatore straordinario che deriva, è il gemello, il fratello del goal trend di Score Trend Calcio. Qui sopra ci dà l'indicazione di chi sta vincendo e chi sta giocando ovviamente meglio, dove va la partita. Vedete che all'inizio è partito da 0, è andato verso il tennista 1, quando vedete c'è uno scatto perché c'è stato un break, perché la partita tende ad andare in quella direzione velocemente, vedete è andato intorno qui sopra a 70, ok, il primo set, e poi vedete che è sceso, ma vedete che già anticipava abbastanza l'andamento. Aspetta, mettetela qui tutto, la potete mettere, vedete, in dettaglio e poi in tutto. I pallini ci dicono dove sono stati i break, ok? E poi qui sopra ci fa vedere anche il trend, cioè il trend che è più pulito rispetto al
al grafico, ci fa capire meglio con delle medie mobili dove va il trend. Vedete qui sopra? Eccola qua, questa linea piccola tratteggiata. Quindi il tennis trend ci dà un'idea di chi vince e questo in tempo reale ci dà il momentum, diciamo così, della partita. E se vi spostate col cursore vedete in alto che c'è il numero di set di game e ci dà anche i valori del tennis trend. Potete usare del tutto o il dettaglio. Quindi suggerisco di guardare più indicatori contemporaneamente, vi rendete conto, per esempio, vedete questa può essere una configurazione, avete il live performance e da questa parte gli indicatori e quindi vedendo dove vanno a convergere tutti gli indicatori vi rendete conto molto meglio dove va la partita anche senza guardarla e questo è il principio che noi abbiamo fatto. È uno strumento dove adesso noi abbiamo qui sopra l'indicazione del punteggio è istantaneo, siamo a livelli degli altri, cioè quando c'è il punto aggiorniamo anche noi. Qualche volta può essere leggerissimamente, ma proprio di niente che non ve ne rendete conto. Però noi non siamo, cioè noi abbiamo tutta una serie di indicatori, tutte le partite, dobbiamo fare tutta una serie di calcoli in tempo reale di tutto quello che vedete qui sopra. Altri non hanno questo problema, ok? Ecco perché. Poi qui sopra avete da mettere le partite nei preferiti, ve la mettete nei preferiti e vi arrivano le notifiche sul canale delle notifiche di Score Trend. Quello sia per il calcio che tennis perché sono le notifiche che vi potete mettere inizio partita, fine partita, primo set e eventualmente il break se volete. E poi ci sono tutti gli alert che ho già fatto dei video e ne rifarò altri per spiegare meglio, sono davvero davvero potenti, vi potete fare delle strategie live e pre-match che sono davvero tanta roba. Quindi questo è Score Trend Tennis, farò tanti altri video, vi ho spiegato come funzionano i grafici dei nostri potentissimi indicatori. Ricordo che c'è la prova gratuita sino a lunedì 4 agosto, adesso 3-4 agosto non mi ricordo, questi giorni sono davvero, questi mesi siamo davvero pieni, non ho fatto vacanze, niente, che non mi ricordo neanche la data. Comunque a partire dal lunedì ci sarà, è compreso ancora nei piani calcio e tutti i piani calcio e la prova gratuita, poi ovviamente avrà il suo piano a parte, anche perché se no sono sempre a rispondere alle persone, ma io voglio il calcio, non voglio il tennis, quindi mi togli il tennis, non voglio il calcio, mi togli il calcio, mi togli il tennis e capite bene con tutte le cose che ho da fare, ci manca anche che sto qua a fare, a dire tolgo il calcio, non voglio il tennis, non voglio lo scanner TFI, ma non ci voglio il tennis, ma non ci voglio il calcio, ma io non ci voglio l'allert, allora, cioè, non si va più avanti. Quindi avranno, ogni cosa avrà il suo piano, tenete presente che il valore anche di Score Trend tennis non è assolutissimamente quello, come tutti i piani del calcio, questo vi do ragione, perché dovrebbero costare molto di più. Quando poi faremo gli scanner all'interno del tennis, scanner live e scanner pre-match, ovviamente metteremo in un piano più alto e poi non è detto che anche qualche indicatore lo togliamo dal piano elite più in là, perché voi non vi rendete conto cosa sono questi strumenti, perché il prezzo è lancio, non ve ne rendete conto. Quindi io vi consiglio di mettervi a studiare queste cose, di vederle. Se vedete i miei video e vi mettete lì, vi rendete conto cosa vi ho regalato. Io vi consiglio di farlo, vi renderete conto come può cambiare tutto, che avete degli strumenti che nessuno si può sognare neanche di avere e di fare, come ho dato, perché sono veramente tanta roba. Io vi ho dato anche lo scanner tennis TFI per farvi capire cosa vuol dire la competenza, la professionalità e tutte le cavolate, per non dire parolacce, che ci stanno in giro. Vi siete resi conto che cos'è? Ovviamente andate in un abbonamento perché i costi che ci stanno dietro voi non, neanche immaginate di notte, neanche, ma poi c'è tutto un lavoro umano che c'è dietro e poi c'è uno strumento di quella natura e ovviamente uno deve pagare, altrimenti se lo diamo a 3 euro, a 5 euro diamo gratis, la gente non ci dà assolutissimamente peso. Ma poi è giusto che sia così, è una cosa che ti dà una visione che uno lo sognerebbe di notte e di conseguenza è giusto che sia quello.
Quindi vi saluto, vi riconsiglio di studiare, di riguardarlo, di eventualmente fare la prova gratuita, poi la togliamo perché sono stufo di tante persone che non hanno ancora capito niente di quello che dico, la rimetteremo un po', rimetteremo più in là, vi consiglio, ripeto, di usarlo, di studiarlo, di fare tutte le vostre cose, perché veramente questi strumenti vi cambiano veramente tutto. Il modo in cui voi fate betting professionale, fate trading sportivo e vi possono permettere di avere un'entrata extra oppure di farne un lavoro. A patto che voi lo vogliate, che vi mettete a fare le cose serie come ho sempre detto in questi anni, ok? E rispettate un piano d'azione e il money management perché queste cose valgono sempre, sempre e sempre. Ciao a tutti da Gianluca Landi.